Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Qui vedete l'Absan Zino 1 invece in questa bella confezione molto ben impacchettata. A proposito ringrazio Davide, seguite il suo canale YouTube, lo lascio qui sotto in descrizione. Vedete il tanto atteso Absan Zino 2, anzi vedremo. Esatto ragazzi, infatti andremo ad unboxarlo e scoprirlo insieme. Beh, taglierino alla mano, non sto più nella pelle, iniziamo! Beh, quasi non ci credo, anzi fatemi vedere bene se lui, sì, dovrebbe essere proprio lui. Questo Absan Zino 2 è stato rilasciato da poche settimane sul mercato, eppure è già pieno di critiche. E tante sono a giusta ragione, se non l'avete ancora visto recuperatevi il mio video in cui ne parlo, lo trovate nella scheda qui in alto a destra. Absan, come anche con il suo vecchio Absan Zino 1, che in realtà è uscito un anno e mezzo fa, tipo, ha il vizio di rilasciare sul mercato dei droni potenzialmente molto interessanti, venduti ad un prezzo abbordabile e super competitivo, ma davvero molto acerbi, rendendo di fatto noi primi acquirenti dei beta tester per i primi aggiornamenti. Ma come il primo modello, che è migliorato tantissimo nel corso del suo arco vitale, ho delle buone sensazioni anche su questo Absan Zino 2, che sulla carta è un drone davvero fantastico. Per la cronaca, il fatto che qui sulla confezione manchi il manico per trasportarlo, beh, direi che non è un bel inizio. Comunque, diamo un'occhiata più ravvicinata alla confezione, su cui troviamo l'immagine dell'Absan Zino 2 con i bracci dispiegati, in quanto è un drone pieghevole, immagine del drone chiuso, e direi che non c'è davvero nient'altro sulla confezione, nemmeno un riepilogo delle sue varie funzioni. Quindi tocca al buon Michele riepilogarvi le più importanti. Sensore Sony da 12 megapixel f2.2 con video fino ai 4K 60 fps, con foto in RAW e gimbal meccanico a 3 assi removibile. Processore di immagini Ambarella H22, lo stesso che troviamo per l'inciso sia sul DJI Mavic Mini che sul Paro Tanafi. 6 km di range di controllo grazie all'FCC in Europa, permesso dal protocollo radio LEAS 2.0. 72 km orari di velocità massima, 33 minuti di autonomia, GPS, VPU, radio finalmente rivista con stick removibili e display incorporato, il tutto racchiuso in un drone da 900 grammi, ma a che prezzo? Beh, l'offerta lancio su Gearbest è stata attorno ai 360 euro, ora si trova tra i 400 e i 500 euro, ma considerando le sue feature è un prezzo davvero molto interessante e abbordabile. Anche perché un concorrente diretto con le stesse caratteristiche lo paghereste almeno il doppio. Mi viene in mente solo il Mavic Pro o addirittura il Mavic 2. Cosa manca? Beh, unicamente i sensori anticollisione. Anche sull'Absan Zino 2, come sul Fimix 8 SE, abbiamo questa barra nera frontale che però non nasconde nessun sensore al suo interno. Almeno per ora. Ok, direi che abbiamo perso fin troppo tempo in chiacchiere e freddi dati tecnici, quindi apriamo la confezione e vediamo cosa troviamo al suo interno. Questa è la versione con una singola batteria e senza custodia, ma se volete ci sono altre versioni con più batterie e anche custodia, link qui sotto in descrizione video. Da cosa partiamo? Beh, forse dal radiocomando? Ma sì, vediamolo, sono davvero curioso. Avranno fatto dei passi in avanti? Beh, già da primo sguardo direi proprio di sì. Finalmente ci ritroviamo in mano un radiocomando davvero valido sia nell'aspetto e a quanto sembra anche nella costruzione, specialmente se lo confrontiamo con quello del primo modello. Tasto di accensione, ritorno a casa automatico e switch delle funzioni. Vediamo se carico. Bene, si è acceso, se vedete l'immagine un po' flickerare, è normale, dipende dalla mia videocamera, in realtà qui è molto ben leggibile. Gli stick hanno un feedback decisamente migliore, molto più resistenti rispetto a quelli del primo modello, che in realtà erano davvero molto cheap. Qui abbiamo una resistenza maggiore, quindi più manovrabilità, più precisione. Le due antenne qui sopra, vari tasti che sono quelli funzione, rec per avviare e stoppare video, tasto per scattare
le foto e la rotella per l'inclinazione del gimbal. Dietro invece non troviamo praticamente nulla a parte la griglia da reazione. Sul lato abbiamo lo spinotto di ricarica della batteria incorporata, che è una 3350 mAh 3.6 volt, l'ingresso è micro USB e ovviamente non manca nemmeno la slitta inferiore per inserire uno smartphone anche di grandi dimensioni. E trovano posto anche gli alloggiamenti per gli stick che, come vi ho già detto poco fa, sono removibili e possiamo fissarli qui sotto, anche se non è comodissimo. Fortunatamente, ragazzi, non vedo nessun tastino o pin da cortocircuitare per l'aggiornamento. Non dico niente, ma speriamo bene. Se avete visto i miei video sul precedente modello saprete di cosa sto parlando. Ma va bene, il radiocomando direi che mi piace, è promosso almeno come primo impatto. Ben costruito, solido, stick precisi e abbastanza duri, quindi danno una maggiore manovrabilità al drone. Aspettiamo comunque di provarlo in volo. Poi abbiamo il manualetto di istruzioni scritto in inglese. In realtà non ci dice poi molto, a parte le varie parti del drone. Dovrebbe esserci anche il QR code per scaricare l'applicazione dedicata. Qui sotto intravedo qualcosina. Cosa ci sarà? L'alimentatore per caricare la batteria. Sotto questo aspetto Absan purtroppo tende sempre a risparmiare un po', è un classico trasformatore, alimentatore, chiamatelo come volete, come quelli universali che si usano per i portatili. Fortunatamente la presa è italiana, mentre questo spinotto è anch'esso molto classico. Vabbè, vediamo come si connette. Ok, è qui il connettore a cui va collegato l'alimentatore, in questo modo. E poi qui collegheremo la batteria smart del nostro Absanzino 2. Questo non mi piace tantissimo, lo dico già. Non è presente nemmeno un ingresso USB per l'eventuale ricarica simultanea del radiocomando insieme alla batteria del drone. Vediamo cos'altro troviamo. Oh, siamo subito accolti dal nostro amato, bellissimo cacciavitino rosso, perché anche questa volta, non so perché, Absan non ha dotato il suo nuovo drone delle eliche a sgancio rapido a clip, ma anche questa volta, come l'Absanzino 1, sono con la classica vite. Non lo so, queste scelte di Absan di fare alcune cose nuove, alcune vecchie, mi sembrano sempre ancorate un po' ad una vecchia generazione di droni. Devono un po' svecchiarsi sotto certi aspetti. Ovviamente non mancano i 3 cavi connettori da collegare dal radiocomando al nostro smartphone. USB-C, micro USB e Lightning. Un triste cavetto nero USB, micro USB per la ricarica del radiocomando. Un bel po' di eliche di ricambio, ne abbiamo 4 di tipo A e 4 di tipo B. Almeno sotto questo aspetto non hanno risparmiato. Ormai ci sono alcuni droni nuovi, non facciamo nomi, che ne hanno al massimo 2 o 3 di riserva. Invece qui ne abbiamo 12, 4 già montate e 8 di riserva. Dai, non è male per essere la versione base. Poi, cos'altro si nasconderà? Sembra una matriosca. Non c'è nulla qua sotto. Perché hanno fatto questo scompartimento vuoto? Non lo so. Non c'è nient'altro in queste scatolette, quindi passiamo ora al pezzo forte. Il drone. E vediamo più da vicino questo bel giocattolone. Liberiamolo. La mia prima impressione? Beh, è davvero pesante. Come peso siamo sui 950 grammi contro i 718 grammi dell'Absanzino 2 contro i 913 grammi del DJI Mavic 2 Pro. Sono curioso di vedere subito il modulo cam. Bene, sembra molto solido, ben costruito e mi ricorda davvero tanto da vicino il modulo cam del DJI Mavic 2 Zoom. Abbiamo una placca di metallo, non so se la vedete dietro il gimbal, meccanico a 3 assi, dovrebbe permettere una buona stabilizzazione del video. Non si muove, non trema, non ci sono cave a vista, un lavoro abbastanza pulito. Qui abbiamo la fascia nera di cui vi ho parlato poco fa, in cui non sono inglobati sensori di alcun tipo. Vediamo il sistema di apertura dei bracci, che in realtà
è molto classico, si aprono prima quelli anteriori e poi quelli posteriori. Allora mi sembra che la qualità del meccanismo sia un passo avanti al precedente modello. Notare questi adesivi con i consigli per l'apertura dei bracci che sono solo leggermente ispirati alla linea Mavic di DJI. Per il resto abbiamo 4 motori brushless neri molto cattivi, elica classica, mi sa che è la stessa del vecchio Absanzino, forse solo leggermente più lunga, le vitarelle purtroppo da rimuovere per togliere le eliche, LED di segnalazione sotto ogni motore. Finalmente Absan si è degnata di inglobare il sensore VPU più sonar, quindi dovrebbe beneficiarne molto la stabilità anche al chiuso in assenza di GPS, GLONASS, anch'esso incorporato nel drone, batteria ora smart con il tastino che ci indica lo stato di carica residua tramite questi 4 LED verdi e batteria che si rimuove, vediamo, con, penso, questi gancetti qui sotto la pancia. E direi che è proprio la batteria a pesare così tanto. Infatti stiamo parlando di una 3800 mAh 15.2 volt che solo lei pesa, ormai ho la fissa del bilancino, vediamo, 330 grammi, cioè pesa 100 grammi in più del DJI Mavic Mini. Ho visto solo ora la scritta Absan qui in rilievo con alcune feritoie per la reazione interna, presenti anche qui e qui. E finalmente abbiamo anche lo sportellino in gomma che racchiude lo slot micro SD fino a 128 GB se non erro e micro USB per il trasferimento dati. Dai, almeno lo sportellino in gomma questa volta lo hanno messo. La prossima magari sarà la volta buona per le eliche a sgancio rapido. La batteria si inserisce prima nella parte posteriore e poi nella parte anteriore fino al... Come qualità dei materiali siamo migliorati davvero tanto rispetto al precedente modello, anche se permangono comunque alcune vitarelle a vista, ma vabbè, lo perdoniamo. Un dettaglio del sistema di cablaggio per i cavi interni che arrivano fino all'ESC e al motore. Ora confrontiamolo con il primo modello. Notiamo subito che è chiaramente più grande rispetto all'Absanzino 1 ed è anche più alto di almeno 1,5 centimetri. Modulo cam ben diverso e direi abbastanza più evoluto, ma la differenza più importante è nella parte inferiore dove il primo modello non aveva praticamente nulla, almeno qui abbiamo qualcosina in più. Ok dai, le prime impressioni non sono malvagie, ora però mi toccherà connetterlo alla sua applicazione, aggiornarlo, in quanto fortunatamente questa volta abbiamo l'aggiornamento tramite applicazione, non più connettendolo al computer tramite cavo. E poi, beh, ovviamente poi vediamo come registra. Proviamo in volo questo Absanzino 2 con un video alla sua massima qualità disponibile, ovvero il 4K 60 fps 100 megabit per secondo. Tra l'altro specifico che Absan indica come questo Absanzino 2 è perfetto anche per video al buio tramite un sistema tutto loro di gestione dell'esposizione, dell'ISO. Sarà vero? Mi toccherà provarlo in qualche modo. Sì, ma prima di tutto questo almeno il drone si accenderà oppure no? Beh, direi di provare. Doppio tap tenendo premuto. Ok, mi stavo già preoccupando. I LED si sono accesi. E già la ventolina è entrata in funzione, spero la sentiate. Bene, almeno ora siamo sicuri che il drone si accenda e che il gimbal, a quanto pare, funzioni e stabilizzi sui 3 assi. Con il drone collegato sul radiocomando troviamo indicati lo stato di carica della batteria del drone, i satelliti agganciati, la qualità del segnale, la batteria del radiocomando, lo stato della micro SD, la velocità e la distanza e altezza dell'Absanzino 2. Oltre a questa immagine che non è illuminata, ma almeno a me ragazzi, ditemi voi, mi sembra come un'immagine che raffiguri dei sensori anticollisione anteriori e posteriori. Non lo so, forse mi sbaglio, ditemi voi
cosa ne pensate se riuscite a vederla. Vediamo cosa ci propone l'applicazione. Perdonate il beep beep, ma la batteria è scarica, quindi non posso farci niente. Ok. E almeno ci siamo connessi. Ci chiede di aggiornare il firmware, quindi magari vediamo prima l'interfaccia senza il drone, poi in un prossimo video vediamo come si comporta con il drone e tutto il resto. Allora abbiamo l'indicatore di velocità, altezza, distanza. Queste sono le varie Smart Fly, ovvero Hyperlapse, Waypoint, Orbit Mode, Follow Me, Creative Video, Panoramica, Line Fly Mode, interessante, decollo automatico, vari tasti per scattare foto, accedere alla galleria, satelliti agganciati e tutte informazioni che vediamo anche sul display del radiocomando. Risoluzione video 4K, 2.7K, Full HD, 720p, frame rate 30 fps, 60 fps, bilanciamento del bianco, colore, formato delle foto anche in formato RAW, night mode on oppure off, questo è sicuramente da provare in un video dedicato, formato video MP4 e nient'altro ragazzi. Poi ci sono le impostazioni più dettagliate con le impostazioni per i waypoint, le calibrazioni, il GPS, l'altezza del ritorno a casa automatico ragazzi, mettetela sui 70-80 metri così evita gli ostacoli non avendo dei sensori anti-ostacoli, il modo del radiocomando, le varie funzioni personalizzabili. Qui possiamo impostare anche il canale radio LEAS del radiocomando, interessante, FPV HD mode che di base è disattivato ma potete attivarlo anche se va ad aumentare la latenza, il ritardo di risposta dal comando dato al drone e il ritorno video. Infatti Absan ci consiglia di utilizzarla solo se vogliamo ad una velocità inferiore ai 10 km/h per evitare di andare a sbattere da qualche parte prima di vedere l'immagine dell'ostacolo inquadrata. Anche qui velocità di inclinazione del gimbal, molto buono che ci sia questa impostazione, mappe, insomma abbiamo davvero un po' di tutto, applicazione molto completa. Bene ragazzi, che dire in conclusione di questo unboxing? Ad un primo sguardo non mi sembra affatto un drone malvagio, è costruito molto bene, plastiche di buona qualità, un radiocomando all'apparenza ben fatto, ma ora tocca aggiornarlo e domani, se il tempo me lo permette, altrimenti se ne parla la settimana prossima, provarlo in volo, scoprire se la sua cam è davvero migliore rispetto al precedente modello, che comunque aveva una cam di tutto rispetto, specialmente per i video, un po' meno per le foto. Sono davvero curioso, vi posterò ovviamente altri video nei prossimi giorni con il volo, le considerazioni, eccetera eccetera. Insomma, vedrete vita, morte e miracoli dell'Absanzino 2. Intanto però, in attesa dei nuovi video, ditemi ora voi cosa ne pensate di quello che avete visto durante questo unboxing. Vi piace? Sì? No? Trovate il prezzo coerente con l'offerta proposta da Absan con il suo Zino 2? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti, sono davvero curioso di discuterne insieme a voi. Se volete acquistarlo vi ricordo che trovate tutti i link con eventuali coupon qui sotto in descrizione video, ricordandovi anche che i coupon non sono eterni, scadono dopo un certo numero di utilizzi o dopo un determinato numero di giorni, quindi se volete trovare i coupon sempre aggiornati sull'Absanzino 2 e su tantissimi altri prodotti, entrate nel nostro canale Telegram delle offerte Tech Best Deals che trovate linkato qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, se amate l'argomento non potete non entrare, e anche il nostro canale Instagram, entrate numerosi. Infine, se volete supportarci, tutti i nostri video, live, anteprime, voli, dirette sono totalmente gratuiti per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video ovviamente con il volo dell'Absanzino 2, sono davvero emozionato e curioso di vedere se volerà o se si romperà in volo, spero di no. Noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech, non mancate. Ciao ragazzi!